Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la vera, sola e unica regina dei rally, Lancia Stratos HF, livrea Alitalia, uscita numero 33, edizione Centauria in scala 1/8, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Qui abbiamo la seconda di copertina con i numeri utili e i servizi. Abbiamo un po' di pezzi da montare, io sono andato già a guardare e ho qualche informazione che potrebbe per voi essere utile. Varie fasi di montaggio, bisogna avere un po' di attenzione. Le foto, a mio parere, avrebbero potuto farle più grandi per mettere in evidenza il particolare a tal modo che almeno non lasciasse alcun dubbio durante il montaggio, anche se poi alla fine riusciremo lo stesso a farcela. Ecco qui, e questo è quello che avremo alla fine di questa sessione di montaggio. Queste sono le due uniche mezze pagine presenti ad ogni fascicolo. Peccato, perché a mio parere ci sarebbe da scrivere molto di più su quest'auto, e sicuramente è stato fatto e si fa, ma intendevo presenti qui nei fascicoli. Intanto, prima di passare adesso alla fase di montaggio, volevo ringraziare tutti voi, tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi seguono e continuano a dare vita al mio canale. Abbiamo superato i 3000 iscritti, uso volutamente il plurale perché siete voi la parte integrante di questo canale e io vi ringrazio con tutto il cuore. Poi sapete che ci sono due possibilità di poter aiutare il canale per quanto riguarda il discorso economico, sia Patreon con un link in descrizione e sia con il grazie che c'è sotto i video, anche se oltre la metà di quello che andrete eventualmente a donare non viene percepito da me. Vi dico questo perché ho trovato 3 donazioni, ma come vi avevo fatto presente in numerosi video, chiedevo che sotto un commento coloro i quali appunto hanno deciso di donare qualcosa mettessero la scritta grazie, e io capisco che sono loro, perché non riesco a ringraziarvi, non vedo i vostri nomi, mi dispiace perché vorrei poterlo fare. Comunque ecco, vi ringrazio adesso anche se non so chi è stato a farmi questa donazione. Invece, e poi andiamo subito al montaggio, una cosa che ci tengo a dire perché mi è ancora più utile di qualsiasi altra azione e a voi costa veramente nulla, è quella di non saltare la pubblicità quando dopo che iniziate a vedere il video vi compare la scritta salta annuncio. Ecco, questo vi chiederei. Non vi dico se potete farlo, ma vi dico se volete farlo. Ecco, se volete darmi una mano fate questo e io vi ringrazio davvero tanto perché mi aiuta moltissimo a portare avanti il canale. Grazie ragazzi, quindi mi raccomando, lo so che dà fastidio la pubblicità, ma è l'anima del commercio. Ci sono pubblicità anche un po' più lunghe e magari vi annoiate, anzi vi annoiate di sicuro come mi annoierei io, però visto che molti di voi mi dicono grazie Michele, siamo contenti che ci sei, io ringrazio voi che ci siete, però ecco, il modo veramente concreto di ringraziarmi è non saltare le pubblicità. Bene, andiamo a vedere questo nuovo numero
sta prendendo ovviamente sempre più corpo quest'auto. Sono molto contento di aver scelto di costruirla. Andiamo prima a vedere cosa abbiamo. Questo è il braccetto sinistro inferiore della sospensione. Ho cercato di dare più luce all'immagine. Poi abbiamo questo che è la copertura del braccetto, che va messa poi in questa maniera sotto. Terrà poi alla fine questo in copertura. Questo è un pezzo di plastica che è la copertura inferiore del braccetto ed è quella che poi andrà messa così, sempre a copertura sotto del braccetto. Abbiamo questi, pinza freno e pinza freno. In realtà questo va a rappresentare un po' le pastiglie dei freni. Abbiamo la barra verticale, accertatevi che il foro sia passante, perché qui poi andremo a mettere la barra stabilizzatrice posteriore, quella argentata in plastica, che è da un po' che abbiamo montato e dovrà entrare all'interno di questo foro, quindi dovrà essere attraversato dal perno. Poi abbiamo il raccordo della pinza del freno, alla fine vi dico quali sono i pezzi in metallo, quindi per esclusione gli altri sono in plastica. Questa è la barra diagonale, questa è la base della barra diagonale, il tubo che poi partirà dalla pinza del freno e andrà ad attaccarsi in quel rubinetto, chiamiamolo così, quel raccordo con 3 uscite che abbiamo messo tempo fa sul telaio posteriore, che è dorato. Prendete uno stuzzicadenti e andate già a posizionarlo dentro e tenetelo così che si possa dilatare. Questo aiuterà sicuramente l'inserimento nella parte dorata. Dall'altra parte invece non toccatelo, perché andrà inserito poi questo che entra benissimo e non serve dilatarlo. Poi abbiamo 5 serie di viti, dove 4 di queste GM, CM, AM e SM, vedete la lettera finale M indica metallo, vanno avvitate nel metallo e qui io uso un lubrificante per crearmi i filetti. E queste invece alla lettera P finale, quindi AP, che indica plastica. Per avvitare questa mi vado a creare il filetto, ma senza assolutamente usare alcun tipo di lubrificante. Queste sono le parti in metallo. Ecco qua. Tutto questo è plastica. Bene. Ci dice prima di montare la pinza. Andiamo a montare la pinza. Però prima di fare questo, guardate, prendete 2 viti AP e andate ad avvitarle qui, se volete crearvi filetti come io sono solito fare. Poi ovviamente la scelta è vostra e le lasciamo lì. Poi prendiamo questa e andiamo ad avvitare
In questo caso userò un lubrificante, io l'ho già fatto per fare il video un po' più breve, per quanto possibile. Sapete che il canale di Michele non si limita al solo montaggio, ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà e che non hanno esperienza, magari a montare i modellini, e quindi per evitare che possano fare danni o non corretti montaggi o montaggi non corretti, cerco di dare una mano. Ecco, quindi necessariamente i miei video sono più lunghi. Allora, torniamo a quello che dicevo prima. Prendiamo questa barra, andiamo a metterci una vite CM che io ho già messo. Mi sono già creato il filetto, la lascio lì. Poi prendo un'altra vite CM e la metto anche da questa parte. Bene. Poi prendo il braccetto. Adesso guardate bene. Qui nelle istruzioni ci dice di mettere un'altra vite CM qui, che poi terrà il braccio in questa maniera. Ecco, io non ho usato la vite CM qui, non l'ho usata, ma ho usato, ve lo dico subito, la AM. Perché ho usato la AM? Perché la CM nel mio foro faceva fatica e rischiava di spezzarsi. Quindi questa qua ha la stessa lunghezza della vite che ci dicono di mettere loro, ma è più piccola, e io ho usato questa e mi sono trovato benissimo perché la funzione la fa e non ho rischiato di fare danno. Bene, poi prendiamo anche il telaio. Io vi faccio vedere che mi sono andato a creare prima tutti i filetti. Ecco qua. Sto guardando una cosa. Ecco qui, perfetto. Ecco qui, guardate. Qui dove c'è già la vite, stavo soltanto controllando di dirvi appunto il nome della vite correttamente. CM, sono andato ad avvitarmela qui. Perché questa poi mi terrà questo in posizione così. Quindi una vite CM qui, e poi abbiamo ancora 3 viti da crearci il filetto. Prendiamo le SM, andiamo a crearci il filetto qui, dove vedete che già la vite è stata messa, qui, e infine, guardate, qui, sempre con la vite SM. A questo punto abbiamo creato tutti i filetti. Bene, passiamo al montaggio. Iniziamo dalla pinza dei freni. Fate attenzione a non rompere i perni perché questi sono sempre abbastanza difficoltosi da inserire. Io vado semplicemente a rendere un po' comico l'invito. Questo dovrà facilitarmi l'inserimento. Ecco qui. Poi metto il cacciavite all'interno così e premo. Perfetto. Solo sui perni. Vedete? Perfettamente inserito. Prendo l'altro e completo la pinza.
State attenti quando fate questo lavoro, perché se inavvertitamente pressate qui, rischiate di rompere i perni. Dovete pressare dietro. Ecco qua. Abbiamo montato anche questo. Perfetto. Infatti era un po' storto. Ho pressato qui e l'ho messo diritto. Controllate, perché alla fine qui deve esserci l'angolo di 90 gradi, sia di qua che di qua. Il mio era aperto così e non andava bene. Adesso è perfetto. Poi prendiamo questo e andiamo subito a inserirlo, perché loro ci dicono di farlo dopo, ma poi diventa tutto più complicato. Si riesce lo stesso a fare, ma è più complicato. Andiamo a fare così e andiamo ad inserire anche questo qui. Perfetto. Ok? Sì, ce lo fa vedere al centro dei fori, poi se vogliamo anche un po' spostarlo non è un problema, vedete. Possiamo farlo girare appena appena. Bene, andiamo adesso a montarci il primo pezzo. Prendiamo questo che avevamo montato nell'uscita numero 32. Così. Svitiamo le due viti a P. E andiamo a metterlo così. Ecco qua. Perfetto. E beh, questo è tutto metallo. Poi non andate nel panico. Guardate, prendete questo, svitate la vite CM, adesso vi faccio vedere. Prendete questo pezzo e mettete la vite così. Guardate. E andate ad avvitarla qui. Guardate il pezzo. Vedete? Il braccetto fa una curva in su. Questo è il modo corretto di montare questo pezzo. Dopodiché andiamo a svitare questa vite CM. Giusto? Sì. E andiamo a metterla così. Guardate.
Ecco qui. Lasciate appena appena un po' di gioco, non troppo. Ok. Per sapere se avete montato bene il pezzo, vi faccio vedere una prova. Svito momentaneamente questa vite, che è sempre la CM. Ecco qua, guardate. Inserite questo così e questo deve andare qui. Ok? Ho cercato di mettere più luce. E questa è la prova che potete fare per essere sicuri di aver montato il pezzo correttamente, vedete? Bene. Continuiamo il montaggio. A questo punto prendiamo questa la teniamo così e andiamo a svitare la vite, che nelle istruzioni, come vi ho già spiegato prima, vi dice di metterla CM. Io invece sono andato a mettermi questa AM perché è più piccola, ve l'ho spiegato prima. Voi valutate sul vostro modello e decidete cosa fare. La barra la prendiamo così, guardate l'inclinazione superiore che va verso la destra, non così verso sinistra, verso la destra. Ok? Inseriamo la vite all'interno. La vite va messa dalla parte, così non vi potete sbagliare, dove avete il dado esagonale riprodotto qui sulla plastica. Da questa parte è completamente liscio. Vi faccio vedere, provo a ingrandire. Ecco, vedete? Qui abbiamo il dado e qui non c'è nulla. La vite va messa così, da questa parte, e va avvitata in questo foro, così. Bene, abbiamo montato tutto correttamente. Adesso con la vite GM, questa che io ho già avvitato, vi create i due filetti qui per attaccare il braccetto inferiore della sospensione. Vi servirà poi anche la molla, quella verde. Quindi prendiamo questo e lo andiamo a inserire così. Ecco qua. E avvitiamo.
Stringete forte e poi verificate che questo sia libero comunque di muoversi, perché diversamente la molla non lavorerebbe. A questo punto prendiamo la molla. Eccola qui, guardate quanto è bella. Allora, andiamo a inserire questo, che è il gommino che va all'interno del differenziale. Non vi preoccupate adesso dell'inclinazione, vedete? Guardate la parte finale. Andremo poi a curarla una volta montato tutto. Poi recuperate questa barra di plastica. Questa, vedete il perno, andrà poi a inserirsi qui all'interno e dovrà attraversare questo pezzo. Quindi iniziamo. Allora, vediamo se riesco a fare un'inquadratura che vi possa far vedere il montaggio. La molla la mettiamo con la parte più unita verso il filtro, quindi sulla parte alta. Eccola qui. Spero che si riesca a vedere. Questo aspettate che lo stringo ancora un po'. Ok. Perfetto. Ho fatto che mettere direttamente il gommino dentro il differenziale, così evito di perderlo un'altra volta. Questo è importante che si muova bene, che non sia troppo lento ma si muova bene, perché essendo in plastica potrebbe flettere e spezzarsi se lo stringete troppo quando andrete poi a far ammortizzare la ruota, quindi la sospensione. Ok, inseriamo il semiasse nel differenziale, questo lo facciamo andare con la molla all'interno, perfetto. Tiriamo giù questo pezzo di plastica, questo andava tirato su prima, aspettate un attimo che, ecco qua, poco male, non mi sono accorto che mi era caduta la barra. Per me è tutto più complicato perché sto cercando di guardare tutto attraverso il video per non uscire dall'inquadratura. Ecco perché ci sto mettendo tanto. Non è facile guardare attraverso il telefonino e lavorare, ve lo garantisco. Per voi sarà tutto più semplice. Ecco qui. A posto. Adesso, prima cosa, vado a fissarmi questo pezzo, così, quindi vado a svitarmi le due viti SM che ho avvitato prima per crearmi il filetto. Inserisco il braccetto bene nel suo spazio, vedete? E vado a mettere questo così. Voilà. E avvito.
Volevo anche dirvi che ho iniziato il montaggio della Yamaha, la M1 YZR di Valentino Rossi. Mi è stata commissionata da un mio iscritto, quindi se qualcuno di voi avesse piacere di farsi montare qualche modello, mi contatti in privato. Grazie. Qui stringete bene fino in fondo. Andiamo subito a mettere, visto che abbiamo la macchina girata così, io la chiamo già macchina anche se ancora non è finita, ecco, e andiamo a metterlo qui e avvitiamo sempre l'altra vite che è la SM, questa. Guardate soltanto che spettacolo, tutto perfettamente a filo, bellissimo, mi piace veramente tanto questo lavoro. La barra non mettetela questa in plastica ancora, la vedete? Lasciatela lì, la possiamo mettere alla fine. Invece andiamo adesso a mettere la vite CM qui, dove prima sono andato a crearmi il filetto. Guardate con che facilità avvito. Perfetto. A questo punto possiamo andarci a mettere adesso la barra all'interno del foro. Ecco qui, per inserire, perché non basta ovviamente solo così, ma dobbiamo far arrivare questo pezzo in battuta qui, affinché non si veda la parte più fine. Dobbiamo stare attenti a non rompere nulla, perché questa è in plastica e anche il resto è in plastica dietro, quindi attenzione. Ecco fatto. Adesso è correttamente inserita, vedete? Anche un po' di più posso, eccola lì. Guardate. C'è una leggera flessione, non so se si vede, della plastica, vedete? Eppure tutto perfettamente mobile. Anche questa è perfettamente mobile. Va bene, poi sicuramente quando ci sarà anche la sospensione dall'altra parte, che questo braccetto spingerà anche dall'altra parte in su questa qui, questa barra, non ci saranno problemi. Cosa c'è rimasto da fare? Questo, guardate, il tubo dei freni. Il tubo dei freni lo facciamo passare sempre con lo stuzzicadenti che ci aiuta. Lo facciamo passare così, guardate, qua dietro. No, non qua dietro, sto sbagliando, qui. Semplicemente qui sotto. Ecco qua. In questa maniera andiamo a sfilare questo. Proviamo prima, visto che ho messo lo stuzzicadenti, se riusciamo. Diversamente sfiliamo il pezzo dorato qui e andiamo a inserire il tubo. Vediamo. Sì, perfetto. Altrimenti vi faccio vedere come avreste potuto fare. Basta fare questo, ecco. Sfilate e inserite fino in fondo. Ecco qua. Questo, mi raccomando, guardate.
il primo a sinistra. Spiegato molto bene nelle istruzioni. Ecco qui, facciamo ripassare di nuovo il tubo correttamente e inseriamo nuovamente questo. Ecco qui. Ok? Quanto mi piace. Guardate che spettacolo! Ma quanto è bello questo modello! Bellissimo! Sono veramente entusiasta. Bene, il montaggio è terminato. Sì, sono 36 minuti, arriveremo anche a 40 perché adesso faccio una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino a questo numero, il 33. Però avete visto, ecco, per me sarebbe molto più semplice fare un video di montaggio e basta. 8-10 minuti ho finito il video. Voi non vi annoiate, però ecco, se apprezzate, come io spero, l'impegno che ci metto nel cercare di aiutarvi, insomma, sono contento. Bene, guardate, questo è quello che abbiamo montato fino adesso. Praticamente di staccato abbiamo poco e niente. Abbiamo il volante in metallo verniciato, il gruppo fari secondari con all'interno già i suoi LED, con il cavetto poi che servirà ad alimentarli, il coprifari con i gancetti in metallo, dove poi andremo a mettere degli elastici che ci hanno già dato nella seconda uscita, se ricordo bene, mentre invece questo inferiore, vedete il gancetto qui e qui, andrà poi, grazie all'elastico, tenuto fermo da questi due gancetti anche. Targa storica Torino. Questi sono i fari primari, anche questi sono illuminati da LED. Non funzioneranno questi faretti, così come anche le frecce. Io qua ho levato gli spinotti per evitare che possano andare persi. Sarebbe un peccato. Questi sono i cavetti che ho rifatto io, sono molto meglio di quello che ci hanno fatto vedere loro. Trovate la modifica nelle prime uscite, ma non sono ancora soddisfatto. Vediamo se mi invento qualcos'altro di ancora più bello. Bene, ammortizzatori anteriori. Andate a vedervi la modifica che ho fatto per lo sterzo, guardate, non si sente niente ed è tutto fluido, perfetto. Questi poi sono i due tubi che andranno al radiatore anteriore, andata e ritorno. Infatti entrano nella testata per raffreddare il motore. Che bella, che bella! Molto contento di questo modello, veramente molto contento. Bene, io saluto tutti voi ragazzi, vi ringrazio del vostro tempo. Ricordatevi, se avete piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altre collezioni, spero a voi gradite, e scusatemi se torno su questo punto solo pochi secondi per ricordarvi che se davvero mi volete dare una mano vi basterà non saltare l'annuncio quando arriverà durante il video. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Grazie ragazzi, grazie del vostro tempo e grazie di continuare a dar vita al mio canale. Un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari da Michele. Ciao!